Nel video di oggi ragazzi, e ti invito di seguirmi fino alla fine, andiamo a vedere un importante aggiornamento che è decisamente molto importante, non solamente per chi utilizza Newer, ma soprattutto per chi utilizza Godos, perché questo trigger, il QZ, che abbiamo proprio visto a novembre del 2025, adesso con un recente aggiornamento che ho ricevuto proprio a marzo, può anche controllare, utilizzando sempre la frequenza 2,4 GHz, non solamente Newer, ma anche tutti i flash di Godos. E quando dico gestire, ti dico che praticamente può fare quello che fa l'X3, anzi fa qualcosina in più. Proprio per questo ti invito a guardare il video, perché questo prodotto, questo trigger, che attualmente è il top di gamma di Newer, manca proprio la versione simile all'X3 Pro, però credetevi, con questo per un uso abbastanza comune e anche professionale va più che bene, e lo scopriremo proprio anche durante questo video. Poi c'è la recensione dedicata, quindi eventualmente vai a recuperare il video che ho rilasciato l'anno scorso. È un trigger molto interessante. Esattamente un anno fa Newer aveva iniziato già a rilasciare dei firmware per i propri flash, non dico tutti ma quasi tutti, e con questo nuovo aggiornamento praticamente adesso puoi già da un anno utilizzare i trigger di Godos. Diciamo anche tranquillamente che se tu compri un flash adesso di Newer, quasi sicuramente ti arriva già con l'aggiornamento, e quindi non serve neppure che tu lo faccia, ma come al solito è sempre consigliato fare l'ultimo aggiornamento che va a togliere qualche bug del flash, ok? E quindi praticamente con tutti i flash che sono usciti recentemente puoi utilizzare un trigger di Godos. Ma con l'aggiornamento che c'è stato adesso proprio con il QZ, puoi con questo trigger gestire non solamente i flash di Newer ma anche di Godos. Vediamo adesso giustamente anche una prova pratica di utilizzo di due flash, uno di Newer e uno di Godos, proprio utilizzando questo QZ. Innanzitutto specifichiamo un aspetto molto importante, perché sono nella stessa fascia non solamente di prezzo ma anche di prestazioni, ma qui abbiamo qualcosina in più. Però dovete fare attenzione, quindi dovete ascoltarmi fino alla fine, perché non è tutto oro quello che luccica. Allora, ho messo proprio appositamente due flash, uno di Godos ovviamente, uno di Newer, che hanno entrambi la parabola. Proprio, supponiamo proprio che voglio utilizzare questi flash o due Speedlight, non ha importanza adesso il modello esatto, e voglio proprio andare a avere due parabole con un'apertura diversa una dall'altra. Supponiamo che questa sia una backlight, questa la luce principale, ovviamente qua terrò la parabola aperta al 100%, qui vado a chiudere un po' di più perché non voglio anche utilizzare nessun modificatore, quindi voglio gestire proprio le parabole direttamente dal trigger. Ecco che questo QZ ti consente di farlo, perché potrai proprio modificare l'ampiezza della parabola singolarmente, gruppo per gruppo. Invece con l'X3 non puoi farlo. Puoi modificare la parabola da questo trigger, però nel momento in cui vado a modificare la parabola, ad esempio se qui voglio portarla a 28, diventerà 28 anche quella del Newer. Facciamo anche un confronto tra questi due trigger, sono molto simili. Qui però abbiamo un display leggermente più grande, non è esageratamente grande, quindi rimane sempre portatile, però quando parliamo di display touch, diciamo la verità, è decisamente meglio avere un display più grande, proprio perché vai meglio a gestire le potenze e anche a modificare i settaggi. Non che qui non ci riesci, non sto dicendo questo, però insomma avrai più difficoltà. In effetti io con le mie dita qualche volta insomma non sono mai stato così preciso, e proprio per questo ho dovuto utilizzare questa rotellina che troviamo nella parte laterale. Qui tra l'altro in questo QZ i tasti fisici sono pensati in maniera molto intelligente, almeno secondo me, perché lì abbiamo esattamente sotto il display, soprattutto la rotellina sicuramente è quella che utilizzi di più se sei affezionato sempre ai tasti fisici, che ti consente, soprattutto quando sei entrato già nel gruppo, di modificare la potenza anche di solamente un decimo di stop in maniera più veloce. Per il resto sono decisamente molto simili, anche quando parliamo di autonomia, la batteria praticamente ti durerà tantissimo. Poi
Per quanto riguarda l'interfaccia è molto semplice su entrambi. E a questo punto, dopo aver chiarito praticamente quasi tutto, almeno spero, andiamo adesso veramente a simulare l'utilizzo con questo QZ di due flash, uno di Newer e uno di Godos. Ripeto, adesso io ho messo questi proprio per anche andare a spiegare che puoi andare a modificare le parabole direttamente, singolarmente, gruppo per gruppo, ma potrebbe essere una di 400, una di 600, qui un normalissimo speed light, il Q4, il Q6, insomma quello che vuoi. Ok ragazzi, questo deve essere chiaro. Altra cosa molto importante, mi raccomando, dovete avere soprattutto questo trigger aggiornato, potrebbe già arrivarti con l'ultimo firmware, come no, e stessa cosa vale anche per il flash. Ad esempio questo Q120 ti arriva già aggiornato, quindi praticamente devi entrare nel menu, vai esattamente alla penultima voce RX Connect, da off la metti su on e qui praticamente entri nel menu, scorri proprio fino alla fine e vedrai proprio un'icona con la X che deve essere attivata, e da questo momento puoi gestire tranquillamente in tutte le loro funzioni, quasi tutte, questi due flash. Tra l'altro con questo QZ, con questa interfaccia che è decisamente fatta molto bene, nella barra di stato superiore ti appare proprio l'icona X che ti sta a ricordare che stai utilizzando proprio la frequenza di Godos. Quindi inserisci il tuo trigger nella tua macchina fotografica. Qui abbiamo la D100 Pro 2 nel gruppo B, come alcuni di voi già sanno, soprattutto chi lo possiede. Con i nuovi modelli abbiamo anche il LED che ci ricorda anche il gruppo, quindi quando è verde sappiamo già che è B. Qui non abbiamo il LED, però abbiamo il display, insomma è una piccola vacanza che ormai siamo anche già abituati. Quindi gruppo A, gruppo B, ad esempio adesso io entro esattamente nel Godos AD100 Pro che è nel gruppo B e tranquillamente, ovviamente posso gestire la potenza come voglio, posso anche tranquillamente andare ad accendere la luce pilota, modificare l'intensità della luce, non posso modificare la temperatura a colore perché tra l'altro qui non è possibile farlo, e posso, cosa che secondo me è molto importante quando parliamo di flash che hanno la parabola, andare a gestire proprio l'apertura a mio piacimento singolarmente. Quindi vado a impostare un'ampiezza tra 28 fino a un massimo di 85. Invece per quanto riguarda il Q120, che in questo caso è nel gruppo A, entriamo nel gruppo A, modifichiamo la potenza, accendiamo ovviamente la luce pilota, andiamo a modificare l'intensità e andiamo a modificare anche lo zoom. Eventualmente, se non volete modificare voi proprio l'apertura della parabola, potete mettere su auto. E per concludere questo video vi segnalo però anche una mancanza che attualmente ancora c'è, che secondo me, spero di non sbagliarmi, potrà essere risolta con un prossimo aggiornamento del firmware. Di cosa sto parlando? Della funzione TCM. Adesso do per scontato che sappiate a cosa serve, quindi in questo caso quando utilizzi la frequenza 2,4 dedicata ovviamente ai flash Newer funziona perfettamente, l'ho provata. Quando passi però alla frequenza di Godos non è più possibile attivare il TCM, però mi farebbe piacere che funzionasse. Alcuni di voi sono sicuro che la utilizzano moltissimo, quindi spero la attivino. Ho fatto una prova prima con l'X3 che praticamente fa funzionare correttamente la funzione TCM con i prodotti Godos, e ho visto che facendo la stessa cosa, anche se non è attiva, lo scarto è di circa quasi uno stop, quindi è abbastanza importante, quindi capite bene che non funziona, ok ragazzi? Quindi secondo me se dovete acquistare questo trigger da utilizzare in questo sistema come che ti ho fatto vedere, secondo me è super consigliato. Se sei utente Godos al 100% e non ti interessa utilizzare flash di Newer e vuoi la funzione TCM, allora ti compri i trigger di Godos. Però se a te la funzione TCM non ti interessa e vuoi utilizzare solamente i flash di Godos, la soluzione QZ secondo me la puoi prendere in considerazione, perché come ti ho fatto vedere proprio in questo video ha dei vantaggi in più rispetto all'X3, e poi con i futuri aggiornamenti chi lo sa potrebbero proprio risolvere anche
questa funzione della modalità TCM. Ok ragazzi, chiudo qua questo video, spero di non avervi annoiato, ma se siete arrivati fino a questo punto credo proprio di no, e come al solito se ancora non vi fosse stato chiaro qualcosa di questo tutorial vi aspetto qui sotto nei commenti. Ciao e alla prossima!